Allora, il telaio per il papermaking c'è. Ora non resta che fare il primo foglio di carta. Le indicazioni su materiali e strumenti per eseguire questo tutorial sono disponibili in un video introduttivo dedicato al papermaking. In alternativa è possibile leggere il corrispettivo post sul blog di Days che aggiorno tutte le volte che serve. Troverete comunque nell'info box l'elenco degli strumenti necessari e anche una serie di link correlati a questo video. Per quanto riguarda il materiale utilizzato, qui faccio uso di sola carta riciclata proveniente da volantini di supermercati e discount. Carta che si può trovare facilmente e che trovo ottima per chi inizia a fare le prime prove. In base al numero di fogli che voglio ottenere e allo spessore che desidero per ciascun foglio, decido quanta carta utilizzare. Vado a occhio. Prendo i fogli e li strappo in piccoli pezzi dentro un secchio. Solitamente è preferibile che la carta venga ammorbidita rimanendo in ammollo per una notte in acqua. Questo agevola il compito del frullatore. Tuttavia, chi ha fretta può scegliere di saltare questa parte e passare direttamente al frullaggio. Nel secchio va messa tanta acqua quanto basta a coprire la carta. Per ridurre la carta in polpa utilizzo un frullatore ad immersione. Un aspetto molto importante da tenere presente sono le caratteristiche dell'elettrodomestico. Le istruzioni vanno lette con attenzione per evitare di usarlo in modo inappropriato, rischiando di bruciarne il motore. Tempi eccessivamente lunghi di utilizzo sono sconsigliati. Le istruzioni per il mio frullatore, ad esempio, sono queste. Usare per 1 minuto, poi stare fermi per 1 minuto, ripetere l'alternanza di 1 minuto acceso-spento per massimo 5 volte, quindi stare fermi per 30 minuti. Controllate se ci sono anche per il vostro frullatore disposizioni simili o analoghe. Nel secchio non deve esserci troppa carta, la frullatura va fatta con una determinata proporzione tra acqua e carta. Tolgo la carta in eccesso dal secchio e la metto in una vaschetta. Inutile stabilire un preciso rapporto percentuale carta-acqua, poiché non è semplice quantificare la carta strappata e bagnata. Consiglio di andare a occhio osservando come lavora il frullatore. Sarà lui a dirvi se la carta è troppa. Dovete evitare una situazione del genere. È evidente da questa immagine che nel secchio c'è troppa carta, tanta da rimanere imprigionata sotto il frullatore, rendendo difficile la rotazione delle lame. Così il frullatore lavora sotto sforzo. Le lame devono essere libere di girare, perciò iniziate a frullare per vedere se tutto è a posto. Date uno sguardo alle lame di tanto in tanto. In generale è meglio tenere poca carta nel secchio che troppa. La frullatura va fatta per step successivi. Controllo con il cucchiaio il livello di frullaggio. Se è buono aggiungo altra carta, altrimenti proseguo fino a quando non ottengo il risultato desiderato. Una frullatura molto spinta porta ad una polpa di colore omogeneo. Una frullatura un po' più grezza può lasciare piccoli frammenti di carta stampata riconoscibili, che possono però avere un loro pregio estetico sulla carta fatta a mano. Scegliere l'una o l'altra dipende dal proprio gusto personale e dai progetti che si hanno in mente per la carta. Potrete aggiungere carta da frullare nel secchio fino ad un certo punto. Oltre ci sarà la saturazione della polpa e per evitare di affaticare il frullatore potete aggiungere altra acqua. Ma se la carta da frullare è ancora molta, consiglio l'uso di un secondo secchio da riempire con nuova carta e acqua. Per le mie esigenze, tenendo conto che userò il telaio piccolo a 5 e intendo fare non più di una decina di fogli, mi è bastato riempire di polpa un solo secchio. Completata la frullatura, tolgo, servendomi di un colino, parte della polpa dal secchio, mettendola in una vaschetta. Questa la userò per rimpolpare la bacinella man mano che farò i fogli. In seguito il concetto sarà più chiaro. Il filtraggio dell'acqua dal colino è molto lento, perciò ci vuole pazienza. Agitando un po' si velocizza leggermente l'operazione. Come sapere se la polpa lasciata nel secchio è troppa o troppo poca per iniziare a fare i fogli? Anche qui, anziché procedere per via scientifica misurando o pesando ogni cosa, io consiglio di affidarsi all'occhio, che potrà trarre le sue valutazioni quando verrà formato il primo foglio. Questo aspetto sarà trattato in dettaglio più avanti. Messa da parte una certa quantità di polpa, verso quello che rimane nel secchio dentro la bacinella. Poi aggiungerò dell'altra acqua.
tanta quanto basta per riuscire ad immergere e coprire l'intero telaio. È il momento di formare i fogli veri e propri. La prima cosa da fare è prendere il cucchiaio e mescolare il contenuto nella bacinella, perché la polpa più pesante dell'acqua tende a depositarsi sul fondo. Questa operazione va fatta sempre, tutte le volte prima di immergere il telaio nella bacinella. Prendo il telaio con il cascio messo sopra la forma. L'intero telaio, tenuto all'estremità con le due mani, deve essere immerso nella bacinella facendolo scivolare dall'alto verso il basso, fino a portarlo in posizione orizzontale sul fondo della bacinella stessa. Quindi lo sollevo lentamente, tenendolo orizzontale. Parte di acqua e polpa rimangono intrappolate tra forma e cascio. Bisogna attendere che l'acqua filtri. Nel frattempo ruoto leggermente e lentamente il telaio per far distribuire in modo uniforme la polpa, ma senza esagerare troppo. È molto importante far filtrare buona parte dell'acqua, altrimenti poi non sarà possibile fare la posa del foglio. Quando parte della polpa si è stabilizzata, posso inclinare il telaio facendo gocciolare via altra acqua. Deve continuare a sgocciolare fino a quando il flusso d'acqua non si riduce a poche gocce. Ci vuole un po' di pazienza, maggiore è la quantità di polpa presente nella bacinella e più tempo ci vorrà per drenare l'acqua. Concluso il drenaggio si toglie il cascio facendo attenzione a non rovinare il foglio appena formato ed evitando di farci finire sopra delle gocce d'acqua che lascerebbero dei crateri sul foglio tanto è delicato. Se il drenaggio è stato fatto bene, la forma può essere rovesciata tranquillamente senza temere che il foglio cada. Il foglio formato ha un suo spessore, ma va tenuto presente che questo non sarà lo spessore finale perché attualmente possiede ancora molta acqua. Quando questa verrà eliminata e il foglio pressato, lo spessore si ridurrà, diventando meno della metà. Lo spessore del foglio appena formato è un indicatore del rapporto acqua-polpa nella bacinella. Con il tempo e l'esperienza sarà possibile farci l'occhio e valutare da subito se lo spessore soddisferà oppure no le esigenze di progetto. Si potrà decidere di aggiungere o togliere polpa per ottenere fogli più spessi o più sottili di quello appena realizzato. Va tenuto presente che qualsiasi imprecisione o difetto sulla superficie degli stracci, pieghe, strappi e quant'altro, verrà stampata inevitabilmente sui fogli di carta. Perciò è meglio eliminare, se possibile, eventuali pieghe con un ferro da stiro prima di utilizzarli. Poiché, come già detto, se la forma viene rovesciata, il foglio non si stacca e cade, c'è tutto il tempo per decidere come e dove posizionare con precisione il foglio sul feltro. Conviene eliminare già da subito la maggior quantità di acqua presente nel foglio servendosi di una spugna, che va pressata su tutta la superficie della rete della forma. Poi si può rimuovere la forma, procedendo lentamente. Si parte sollevandola da un lato, solitamente quello più corto. Normalmente non ci sono grosse difficoltà. In alcuni casi il foglio si può arricciare. Se succede su una piccola porzione, probabilmente con le dita si sistema tutto. Se invece l'area è più grande, potrebbero crearsi delle pieghe o difetti sul foglio. In tal caso converrà disfarlo e rifarlo. I feltri che ho a disposizione sono pensati per poter fare fogli A4, perciò qui c'è spazio per 2 fogli formato 5. Posso fare la posa del secondo foglio con calma, ben allineato al primo. Elimino l'acqua con la spugna e sollevo la forma. A questo punto sopra i 2 fogli metto altri 3 stracci, che avranno il compito di assorbire l'acqua dai fogli quando verranno pressati. Sull'ultimo straccio posizionerò altri 2 fogli e così via, come una specie di sandwich. Ogni volta che formo un foglio, sottraggo dalla bacinella acqua e polpa.
Perciò se voglio ottenere fogli dallo spessore costante, dovrò via via aggiungere acqua e polpa in quantità grossomodo simile a quella sottratta dal foglio formato. Naturalmente si va a occhio. Prendo la polpa dalla vaschetta e la metto nella bacinella. Poi con il cucchiaio di legno devo mescolare bene per sciogliere o disperdere la polpa concentrata. Questa è una pressa casalinga, 2 tavole serrate ai 4 lati da morsetti. Metto i morsetti ai 4 angoli e inizio a stringerli un po' per volta a rotazione. Non conviene iniziare a serrare completamente il primo morsetto, poi passare al secondo e così via, perché chiudendo da un lato quello opposto si aprirebbe o alzerebbe. Chi non ha i morsetti può sempre usare qualcosa di pesante, come ad esempio una pila di libri, un'enciclopedia. Togliere i fogli dalla pressa è un'operazione semplicissima. Rimuovo i 4 morsetti e tolgo uno ad uno gli stracci. I fogli rimangono attaccati allo straccio su cui sono stati posati. Non si verifica nessun trasferimento da uno straccio all'altro e nemmeno il foglio si attacca contemporaneamente su 2 stracci. I fogli di carta devono asciugare, basta quindi appenderli su uno stenditoio con delle normali mollette. Uniche avvertenze da seguire sono quelle di tenere gli stracci sempre diritti senza farli piegare, afferrandoli ad esempio nella parte centrale. Se si piegano, le pieghe passano anche al foglio di carta che si rovinerà. Inoltre le mollette si applicano sugli stracci e non dovrebbero mai toccare la carta. Infine non conviene mettere lo stenditoio vicino a fonti di calore per accelerare l'asciugatura. I fogli si imbarcheranno. Meglio attendere un po' per un'asciugatura lenta a temperatura ambiente. Più spessi sono i fogli e più facile sarà staccarli dagli stracci. In genere si inizia dal lato corto, sollevando per prima un angolo. Poco per volta e lentamente viene via il resto del foglio. Dopo aver fatto i fogli, proprio come accade quando si cucina, arriva il momento di pulire e mettere tutto a posto. Il primo consiglio che do è questo: mai buttare la polpa rimasta nei lavandini, perché si intaserebbero. La polpa ha un'incredibile capacità di fare tappo, anche quando è in piccole quantità. Una volta finito il lavoro di paper making, certamente resterà della polpa nella bacinella. La cosa migliore da fare è separare la polpa dall'acqua. Inizio facendo decantare la polpa. Con un recipiente cerco di raccogliere quanta più acqua possibile. Non la verso direttamente nel secchio, ma la faccio comunque filtrare dal colino che ho appoggiato sull'orlo del secchio stesso. Ad un certo punto, esaurito lo strato di sola acqua, finirò per prendere sempre quantità maggiori di polpa, che però verrà trattenuta dal colino. La polpa che si deposita nel colino la raccolgo in una vaschetta. Poi non resta che affondare direttamente il colino nella bacinella e far filtrare l'acqua nel secchio. L'acqua filtra molto lentamente, perciò ci vuole un po' di pazienza. Continuo così fino a quando riesco a prendere la polpa con il colino dalla bacinella. Quel poco che rimane nella bacinella lo verso direttamente nel secchio, facendolo sempre filtrare dal colino. In questo modo sono riuscito a svuotare tutta la bacinella, separando la polpa dall'acqua. Riempio la bacinella di acqua per pulire tutti gli strumenti che ho utilizzato. Inizio con il colino. Uso una piccola spazzola e immergo più volte il colino nell'acqua. Passo al cucchiaio di legno. Poi pulisco il frullatore ad immersione, ovviamente staccato dalla presa di corrente. Questo è un frullatore che ho comprato in offerta per usarlo solo in lavori di handmade, per lo più paper making. Quindi non verrà mai utilizzato in cucina per preparare alimenti. Sconsiglio di fare un uso promiscuo del frullatore.
Meglio averne uno per fare solo papermaking o altri lavoretti creativi. Anche il telaio deve essere pulito. Nella forma, molta polpa si incastra tra il legno e la rete ed è difficile da eliminare con una semplice spazzola. Io in genere la porto in giardino e la rimuovo usando il forte getto della pompa con cui innaffio l'orto. Se non potete fare altrettanto, lasciateli la polpa, tanto si riforma al prossimo utilizzo del telaio. Il cascio è una cornice che si lava molto velocemente. Una pulita veloce anche la bacinella. Ora ho due contenitori, entrambi con pochissima polpa. In ogni caso non li svuoti in un lavandino, ma piuttosto nella tazza del water. Personalmente trovo che buttare via la polpa rimasta sia uno spreco. Quella usata in questo tutorial è di bassa qualità, ma se si trattasse di carta colorata o di qualità migliore, lo spreco sarebbe ancora più grande. In genere io tendo a recuperare quanta più carta posso, con l'intenzione di riutilizzarla in lavori futuri. Prendo quindi uno straccio e la vaschetta in cui ho raccolto la polpa. Cerco di stenderla alla meglio usando semplicemente le mani. La distribuisco senza tanto preoccuparmi di dare una forma al foglio che sto componendo. È più importante cercare di fare una superficie continua ma con uno spessore contenuto. Poi, per appiattire ancora di più il foglio ed espellere ancora un po' d'acqua, mi servo della forma e di una spugna. Questo foglio di recupero non viene inserito nella pressa assieme agli altri e ovviamente deve essere fatto prima della pulitura degli attrezzi. Il foglio di recupero, proprio come tutti gli altri fogli, rimane attaccato allo straccio e pertanto potrà essere appeso allo stenditoio con le mollette per l'asciugatura. Una volta asciutto, il foglio di recupero si stacca come tutti gli altri dallo straccio. Per un suo riutilizzo in progetti futuri, basterà farlo a piccoli pezzi e frullarlo con il frullatore ad immersione. Chi non ha intenzione di recuperare la polpa in forma di pseudofoglio può strizzarla con le mani e appallotolarla, aspettare che asciughi e quindi gettarla nel cassonetto destinato alla carta. Ho realizzato la maggior parte dei fogli con uno spessore piuttosto consistente che si aggira intorno ai 200 grammi. Per farvi un'idea, tenete presente che i fogli normali da fotocopia sono da 80 grammi. Una grammatura questa adatta all'uso che dovrò farne in seguito. Ma tuttavia si possono ottenere fogli molto sottili, senza dover togliere polpa dalla bacinella. Il trucco consiste nell'immergere il telaio senza il cascio. In questo modo sulla rete si deposita una minore quantità di polpa, ma sufficiente per creare un foglio con una sua consistenza. Naturalmente il profilo del foglio non sarà netto, non sarà rettangolare ma frastagliato, perché della polpa si deposita anche sulla rete che sotto ha la cornice in legno. Come sempre bisogna lasciare sgocciolare per bene. Poi si fa la posa, nello stesso identico modo già visto in precedenza. Con la spugna si toglie quanta più acqua possibile, anche se essendo poca la polpa è molta meno anche l'acqua presente. Quando si solleva il telaio dallo straccio, bisogna fare un po' d'attenzione, ma in generale, facendo piano e con delicatezza, il foglio si stacca dalla rete e passa sullo straccio senza grandi difficoltà. Staccare il foglio asciutto dallo straccio è forse la parte più difficile per i fogli sottili, proprio perché diventa complicato trovare un appiglio, un angolo da sollevare e staccare per primo. Tra l'altro il profilo frastagliato non aiuta. L'unica cosa da fare è sollevare pazientemente un lembo, quello più corto, un pezzetto alla volta, fino a quando non lo si riesce ad afferrare e staccare dallo straccio. In questa operazione una piccola parte del foglio si può eliminare, ma comunque alla fine il foglio c'è. Ora una breve carrellata di errori e rimedi.
Se una volta immerso il telaio nella bacinella e formato il foglio sulla rete non si è soddisfatti, perché c'è finito ad esempio un pezzo troppo grande di carta o un pezzetto con un colore indesiderato o semplicemente il foglio per una ragione o l'altra si è rovinato, disfare il foglio è semplicissimo. Basta prendere la forma, rovesciarla sulla bacinella tenendo sotto la rete, far toccare la rete dall'acqua e voilà, il foglio si stacca completamente dalla forma e rimane nella bacinella. Se durante la formatura del foglio l'acqua non viene fatta drenare per bene dal telaio, il rischio è che rovesciando la forma il foglio non rimanga attaccato, ma si stacchi dalla rete, rendendo la fase della posa su straccio impossibile. Qui in questa dimostrazione ho volutamente esagerato. Tuttavia consiglio di attendere che la maggior parte dell'acqua sgoccioli via dal telaio, aspettando con pazienza. Se invece un difetto viene rilevato quando il foglio è già stato posato sullo straccio, o l'operazione di posa non si è conclusa bene e si sono formate delle grinze, anche in questo caso rimuovere il foglio è semplice. Cerco di afferrare il foglio da un lato, il più corto. Una volta sollevato lo arrotolo come se fosse un involtino primavera. Mentre si forma il foglio, si cerca di distribuire la polpa in modo uniforme sul telaio. Più è grande il telaio, più questa operazione è importante. Gli strattoni bruschi vanno evitati perché non danno il risultato sperato. Anzi, creano grumi e discontinuità, rovinando irrimediabilmente il foglio. Anche qui ho un po' esagerato per rendere chiaro il concetto. La distribuzione della polpa può essere fatta fino a quando la massa è ancora modellabile, ma quando inizia a fissarsi significa che il foglio è ormai fatto, anche se deve perdere altra acqua prima di essere pronto per la posa. Solo quando la polpa si fissa sulla rete diventa possibile inclinare anche di molto il telaio per favorirne lo sgocciolamento.